Salve a tutti, in questo video vorrei mostrarvi cosa fare quando non funziona la piastra del vostro ferro da stiro. Quello che vedrete va bene per la maggior parte dei ferri da stiro in circolazione. Infatti guardate, la piastra rimane fredda anche se ho acceso l'interruttore. Bene, estraiamo la spina e vediamo cosa fare. Per cercare la causa, ovviamente dobbiamo aprire il nostro ferro. Molto probabilmente per svitare le viti ci vorrebbe un cacciavite particolare, infatti guardate le teste di queste viti come sono strane. Se non ce l'avete, usate un piccolo cacciavite normale, ossia quello a taglio, che andrà bene lo stesso. Infatti, come vedete, quello che ho prelevato è un semplice cacciavite con la punta a taglio. Adesso apriamo il coperchio in cui si trovano i fili elettrici. Come già vi ho detto, quello che farò su questo ferro da stiro va bene anche per il vostro, anche se è di marca diversa, perché sono quasi tutti identici. Inseriamo la spina e facciamo molta attenzione perché ora lavoriamo con la tensione elettrica. Ora prendiamo un tester e mettiamo la rotellina sul valore della corrente alternata. Il primo controllo da fare è quello di vedere se arriva la corrente alla piastra, perché il problema potrebbe risiedere anche nel cavo di alimentazione interrotto. Ecco, ora metto i puntali e il tester mi dovrebbe dare un valore di 220 volt. Vediamo? Infatti la corrente arriva, quindi il cavo è integro. Fatto questo, ora togliamo corrente estraendo la spina dalla presa, perché dobbiamo intervenire all'interno del nostro ferro. Ecco, qua dentro dobbiamo vedere se funziona la piastra oppure se è guasto il termostato. Faccio un po' di spazio svitando le due viti del cavo di alimentazione. Ora svito le viti che tengono fissato il coperchio del termostato. Ne sono 3. Le prime 2 stanno dietro. Ecco, questa è la prima. Poi c'è una seconda qua dietro. E infine una terza vite la trovate sul lato anteriore del ferro. Ecco. Ora posso rimuovere anche il coperchio. Svitiamo adesso queste due viti per aprire completamente il nostro ferro da stiro. A questo punto, poiché dobbiamo scollegare alcuni cavi, vi consiglio di fare delle foto di come stanno installati. Mi raccomando, vi consiglio di farlo perché potreste non ricordarvi di come ricollegarli. In verità, poiché sono molto inesperto, mi sono fatto anche un piccolo disegno dei vari collegamenti. È meglio non rischiare. Non vi spaventate perché in tutto saranno solo 4 o 5 fili da scollegare. Ma poiché non siamo dei tecnici, come già vi ho detto, è meglio non rischiare. Quindi segnatevi la loro posizione. La piastra è libera, ora prendiamo di nuovo il tester e mettiamo il selettore sul simbolo Home. In effetti stiamo controllando se la resistenza di questa piastra è bruciata, ossia se è interrotta. Per un ferro da stiro di questo tipo, se è funzionante, il tester ci deve dare come valore 70 ohm. Infatti guardiamo. Ecco, sono proprio 70. Facciamo un'altra prova. Infatti guardate. Allora possiamo affermare senza ombra di dubbio che la resistenza della piastra è perfettamente funzionante. A questo punto l'unica cosa che ci rimane da controllare è questo fusibile di protezione, guardate, si trova proprio sul termostato.
Quindi prendiamo di nuovo il tester e mettiamo questa volta il selettore sul simbolo del suono. Ecco, guardate, faccio questo per verificare se il fusibile è interrotto. Facciamo prima una prova se il tester funziona. Allora, se il fusibile è guasto non dovrebbe emettere nessun suono se lo tocchiamo ai lati, infatti non suona, così suona e così se lo tocchiamo non suona, così suona e così no. Questo vuol dire che il fusibile è bruciato e quindi va cambiato. Purtroppo non possiamo sostituire solo il fusibile, ma dobbiamo cambiare tutto il termostato. Molto probabilmente la vite di fissaggio sarà molto dura da svitare, allora vi consiglio di fare con il cacciavite dei piccoli movimenti avanti e indietro cercando di smuoverla. A furia di insistere con questi piccoli movimenti vedrete che poi la vite alla fine acquisisce sempre più gioco e si svita, infatti guardate. In questa fase vi invito ad avere molta pazienza e a non andare di fretta per non spezzare la vite, ovviamente. Ok, questo è il termostato, guasto. Questo è il nuovo termostato, l'ho pagato 10 euro. Lo confronto con il vecchio per vedere se sono identici. Sono perfettamente uguali, cambia solo il colore dei fili. Recupero dal vecchio termostato il pezzettino di plastica della rotellina del termostato. Facciamo un piccolo test per vedere se il nuovo è funzionante. Allora, questo non funziona, è vecchio, questo qua invece è il nuovo. Questo è il vecchio, non funziona, è il nuovo sì. Ok, possiamo anche installarlo. Installo il pezzettino di plastica che ho tolto dal vecchio termostato, eccolo qua, e ripetiamo la procedura inversa per rimontare tutto. Come avete visto è stato molto facile trovare il guasto, abbiamo speso solo 10 euro per comprare questo termostato. Se invece era la resistenza della piastra che era guasta, insomma che era bruciata, allora dovevamo comprare tutta la piastra e spendevamo invece soltanto 30 euro. Vi ricordo che quando abbiamo fatto il controllo con il tester della resistenza della piastra, come avete visto era buona, perché il valore che ci ha dato questo tester è stato di 70 ohm. Se invece la resistenza fosse risultata bruciata oppure interrotta, il valore che ci doveva dare questo tester doveva essere la scritta OL per il tester che ho usato io, o invece su altri tipi di tester doveva essere la scritta 1, ossia il valore 1. Ok, siamo quasi giunti alla fine, ora per concludere giriamo il termostato tutto sulla sinistra, ossia tutto in senso antiorario. In questo modo lo stiamo mettendo al minimo della temperatura. Poi facciamo la stessa cosa anche con la rotellina del termostato, ecco, la giriamo e mettiamo il segno meno in corrispondenza del triangolino che è il punto di riferimento, ecco. Ora possiamo installare la copertura in modo corretto. Dunque, per concludere, quando la piastra del vostro ferro non si scalda, 3 possono essere le cause. Può dipendere dal cavo di alimentazione che si è interrotto o spezzato, insomma. Noi lo cambieremo e pagheremo più o meno un paio di euro. Può dipendere anche dalla resistenza della piastra che si è bruciata. In questo caso dobbiamo cambiare tutta la piastra e spenderemo più o meno intorno ai 30 euro. Oppure, come avete visto, può dipendere anche dal termofusibile che si trova sul termostato. In questo caso dobbiamo cambiare tutto il termostato e spenderemo circa 10 euro. Quindi, come avete visto, è molto semplice. Ovviamente è inutile che ve lo dico, per fare tutto questo dovete anche acquistare un tester che spenderete più o meno intorno ai 15-20 euro, altrimenti non potete fare tutti i controlli che vi ho fatto vedere.
Ok ragazzi, siamo giunti veramente al termine, ora non resta che fare un piccolo collaudo per vedere se è tutto ok. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!